Ci sono luoghi che non entrano nelle notizie perché non accade mai qualcosa di definitivo. Luoghi che non esplodono, non finiscono, non si risolvono, ma semplicemente esistono. E a volte guardare davvero significa accettare di entrare, senza sapere ancora cosa si sarà in grado di reggere. Kolwezi è una città del sud della Repubblica Democratica del Congo. Non è una capitale e non è una frontiera. È una città reale, abitata e in continua espansione. Negli ultimi anni è cresciuta rapidamente. Cresce perché sotto di lei c'è qualcosa che il mondo intero cerca. Non per quello che si vede in superficie, ma per quello che si trova sotto la terra. Kolwezi esiste così. Sopra una città che si muove, si adatta, si organizza. Sotto una risorsa che collega questo luogo a un sistema molto più grande. Si estrae materiale che non resta qui, materiale che parte, che attraversa passaggi, intermediari e confini, che cambia forma, valore e funzione. Per molti Kolwezi è solo un punto nella catena, un luogo di passaggio, un'origine che non serve più ricordare. Ma per chi vive qui, questa origine è tutto. Ogni giorno il lavoro comincia presto, non perché ci sia qualcosa da conquistare, ma semplicemente perché fermarsi non è un'opzione. Si scava, si cerca, si raccoglie quello che resta dopo, spesso con strumenti semplici, a volte solo con le mani. Questo lavoro non è straordinario, è quotidiano, ripetuto, necessario. Dentro questo sistema ci sono uomini, donne, famiglie, ma ci sono anche bambini. Non perché qualcuno abbia deciso che debbano lavorare, ma perché in molte famiglie il lavoro di tutti è l'unico modo per continuare. Qui l'infanzia non è un'idea astratta, è qualcosa che spesso viene rimandato. Molti di questi bambini non sanno dove andrà quello che estraggono. Non vedranno mai la forma finale di quello che raccolgono. Sanno solo che serve e che domani sarà uguale. Kolwezi non è un'eccezione, è un luogo che funziona esattamente come deve funzionare per restare in piedi. Quello che viene estratto qui non resta qui, diventa altro, diventa componente, diventa oggetto, diventa tecnologia, diventa qualcosa che usiamo ogni giorno. Un telefonino, un computer, un dispositivo che teniamo in mano senza chiederci da dove viene e senza bisogno di saperlo. E mentre qui si scava per vivere, altrove si aggiorna qualcosa che funziona già. Non perché qualcuno sia cattivo, ma perché il sistema è costruito così. La distanza aiuta. La distanza semplifica. La distanza rende tutto più leggero. Kolwezi lavora, il mondo usa. E tra questi due gesti c'è uno spazio che non è vuoto. È organizzato, è efficiente, è stabile. Ed è proprio questa stabilità che rende tutto invisibile. A questo punto la domanda non è cosa succede a Kolwezi. Noi lo sappiamo. La domanda è: da dove stiamo guardando tutto questo? A un certo punto mi accorgo che non sto più guardando Kolwezi.
Sto guardando me stesso che guarda. Non è successo all'improvviso. Non c'è stato un momento preciso. È stato uno spostamento lento, quasi impercettibile. All'inizio Kolwezi era lontana. Forse troppo lontana. Un luogo, un contesto, qualcosa che potevo osservare senza esserne coinvolto. Poi qualcosa ha smesso di funzionare così. Non perché avessi capito di più, ma perché ho iniziato a sentire da dove stavo guardando. Mi rendo conto che la distanza non è neutra, è una posizione. Permette di vedere alcune cose e di non vederne altre. E in quel momento capisco che lo sguardo non è solo uno strumento, è una responsabilità e che non riguarda Kolwezi, riguarda me. Dopo un po' mi accorgo che Kolwezi non è più solo un luogo, non è più una città lontana, né una mappa, né un punto d'origine. Resta come una presenza silenziosa, qualcosa che non chiede attenzione, ma non se ne va. Continuo a fare le stesse cose, uso gli stessi oggetti, ripeto gli stessi gesti di prima. Eppure qualcosa si è spostato. Non penso a Kolwezi ogni volta. Non potrei. Nessuno potrebbe. Ma non riesco nemmeno a dimenticarla del tutto. Resta nei momenti più ordinari, nel gesto automatico, nella normalità che funziona troppo bene per essere interrogata. Capisco ora che l'invisibilità non è assenza. È una condizione. Qualcosa può essere fondamentale e allo stesso tempo restare fuori dallo sguardo, non perché venga nascosto, ma perché nessuno ha bisogno veramente di guardarlo. L'eco di Kolwezi non fa rumore, non interrompe, non accusa, si limita a restare. E forse è proprio per questo che lo rende difficile da sostenere. Sapere che il mondo può continuare così anche dopo aver visto. Alla fine non resta un'immagine precisa, non resta un luogo, non resta nemmeno una storia da ricordare. Resta una distanza che non è vuota, che funziona, che permette alle cose di continuare senza far rumore. Non perché qualcuno lo voglia davvero, ma perché ci siamo abituati a viverla così. Kolwezi continua, il mondo continua, e tra questi due movimenti non c'è una rottura, c'è una normalità. Forse il punto non è chiedersi cosa dovremmo fare. Forse il punto è capire quanto ci sentiamo a nostro agio nel continuare a guardare da qui.